La mia storia di infedeltà inizia come molte altre, con piccoli cambiamenti che cerchi di ignorare. Ma questa ha rischiato di costarmi tutto, inclusa la mia pensione. $700.000 accumulati in 23 anni. Quasi persi perché mia moglie non ha resistito alla tentazione di riallacciare i rapporti con il suo fidanzato del liceo su Facebook. Gestisco una catena di officine meccaniche in tutta la Georgia. Ho costruito il mio business partendo da una piccola officina fino a raggiungere 15 sedi. Mia moglie lavorava come consulente scolastica, aiutando gli studenti a pianificare il loro futuro, mentre in segreto cercava di rivivere il suo passato. I cambiamenti sono iniziati lentamente. Prima erano solo piccole discussioni per cose banali. La marca sbagliata di caffè, lasciare una luce accesa, caricare la lavastoviglie nel modo sbagliato. Poi ha iniziato a lavorare fino a tardi, dicendo di avere riunioni urgenti per gli studenti in difficoltà. Dopo 23 anni di matrimonio, impari a riconoscere quando qualcosa non va, ma cerchi di convincerti che stai solo immaginando tutto. La nostra intimità è scomparsa del tutto. Ogni mio tentativo di avvicinarmi veniva respinto con scuse, mal di testa, stress, troppa stanchezza. Ha smesso di indossare la fede, dicendo che le irritava la pelle. Ha iniziato a vestirsi in modo diverso, comprando vestiti nuovi e passando ore in palestra. La mia storia ha preso una svolta quando uno dei miei dipendenti mi ha detto di aver visto mia moglie in un ristorante dall'altra parte della città. Doveva essere a scuola, impegnata con gli incontri per gli studenti in crisi, ma era lì, a pranzo con un uomo, e sembravano troppo intimi per essere solo amici. All'improvviso, i miei risparmi accumulati in 23 anni mi sono sembrati in pericolo. Sapevo che un divorzio in Georgia poteva diventare un disastro. $700.000 risparmiati, più la mia azienda, tutto quello per cui avevo lavorato, era a rischio. Così ho deciso di assumere un investigatore privato. È stato il miglior $11.000 che abbia mai speso. Il primo rapporto dell'investigatore mi ha quasi distrutto. Mia moglie non stava pranzando con un uomo qualsiasi. Era il suo fidanzato del liceo. Si erano risentiti su Facebook 6 mesi prima. Lui era divorziato ed era tornato in Georgia dopo 20 anni di assenza, deciso a riprendere da dove avevano lasciato. Mia moglie usava l'email di lavoro che aveva configurato sul nostro computer condiviso. Probabilmente aveva dimenticato che anch'io avevo accesso a quell'email. Prima della fine del 2024 la usava regolarmente per comunicare con lui, convinta che non l'avrei mai controllata. L'investigatore ha recuperato alcuni messaggi cancellati dal computer con un software speciale. Ha trovato centinaia di email tra loro. Parlavano delle occasioni perse al liceo, di come erano destinati a stare insieme. Lei gli diceva di essere infelice nel nostro matrimonio da anni. Una novità per me, dopo 23 anni di quella che pensavo fosse una buona vita. Ma qui la mia storia diventa interessante. Mentre lei pianificava di portarmi via tutto con il divorzio, non si era accorta di un dettaglio cruciale sulle leggi della Georgia. Molti pensano che in Georgia si possa solo richiedere un divorzio senza colpa. Mia moglie ne era convinta. Si vantava con il suo fidanzato del liceo di come avrebbe ottenuto metà di tutto, inclusa la mia pensione. Ma la sua storia stava per schiantarsi contro un muro legale che non aveva previsto. Ho consultato 3 avvocati prima di trovarne uno specializzato nei divorzi per colpa. Non volevo un avvocato qualsiasi. Mi ha spiegato che, sebbene la Georgia sia tecnicamente uno stato senza colpa, è comunque possibile richiedere il divorzio per adulterio. Se dimostrato, può influenzare in modo significativo la divisione dei beni e l'assegno di mantenimento. Il mio avvocato era eccellente e i suoi consigli erano precisi. Mi ha detto di evitare qualsiasi intimità con mia moglie perché avrebbe potuto confondere il giudice, facendo credere che l'avessi perdonata. All'inizio ero sorpreso, ma poi mi è sembrato sensato. L'investigatore aveva già raccolto abbastanza prove. Aveva documentato i loro incontri negli hotel, nei ristoranti e persino nel parcheggio della loro vecchia scuola dopo l'orario di chiusura. Stavano letteralmente rivivendo la loro adolescenza mentre distruggevano i miei piani per la pensione. Avevano persino iniziato a cercare case insieme.
pianificando il loro futuro con i miei soldi. La cosa che mi ha colpito di più è stata scoprire che mia moglie gli aveva dato accesso alle nostre carte di credito. All'inizio erano spese piccole, benzina, ristoranti, camere d'albergo, poi sono comparse spese più grandi. Lei stava letteralmente finanziando la loro relazione con i soldi che io stavo risparmiando per la pensione. Ho aspettato di avere tutto documentato, ogni spesa, ogni notte in hotel, ogni bugia su presunti straordinari. La mia non sarebbe stata una di quelle storie in cui le emozioni prendono il sopravvento e le prove vengono distrutte. Questa era una battaglia per proteggere ciò che avevo costruito. La resa dei conti è avvenuta un venerdì sera. Lei è tornata a casa tardi, dicendo di aver avuto un'altra riunione per una crisi studentesca, ma l'investigatore l'aveva fotografata in un hotel locale, insieme al suo amante. Ero nel mio studio di casa, con tutte le prove davanti a me, ricevute degli hotel, estratti conto delle carte di credito, fotografie. Ho sentito la sua macchina entrare nel vialetto e ho preso in mano tutto il materiale raccolto. Quando è entrata dalla porta, l'ho salutata con un semplice «Giornata dura al lavoro?» Ha iniziato a raccontarmi una storia su uno studente problematico, genitori difficili, la solita serie di bugie. Non ho detto una parola, ho solo iniziato a mostrarle le foto, una dopo l'altra. Lei e il suo fidanzato del liceo che entrano negli hotel, che si baciano in macchina, che usano la mia carta di credito nei ristoranti. Il suo volto è diventato bianco come un fantasma, ma invece di scusarsi si è arrabbiata, dicendo che non avevo il diritto di farla seguire e che avevo invaso la sua privacy. Poi è arrivata la minaccia che stavo aspettando. Ti porterò via tutto, metà della tua attività, metà della tua pensione. In Georgia il divorzio è senza colpa. È stato allora che le ho messo davanti l'ultimo documento, l'analisi legale del mio avvocato su come la Georgia gestisce i casi di adulterio nei divorzi. Il suo volto è cambiato quando ha letto che un tradimento dimostrato può annullare le richieste di mantenimento e influenzare la divisione dei beni. Quella non sarebbe stata la vincita che si aspettava. Il processo è stato un disastro per lei. Il suo avvocato, chiaramente non esperto in divorzi per colpa, ha cercato di sostenere che la sua relazione con il fidanzato del liceo fosse solo un legame emotivo. Il giudice però continuava a guardare le prove. Mia moglie aveva speso quasi $23.000 in hotel e regali per il suo amante, usando i nostri soldi. Le prove fornite dall'investigatore erano devastanti. C'erano email in cui parlavano di come avrebbero usato la mia pensione per comprare una casa insieme. Ricevute di hotel che mostravano che si incontravano durante l'orario scolastico. Lei veniva pagata mentre aveva una relazione extraconiugale. La sua infedeltà e l'uso improprio del nostro denaro matrimoniale non sono stati presi alla leggera dal giudice. Il suo amante è sparito nel nulla, non appena ha capito che non avrebbe ricevuto i soldi che lei gli aveva promesso. A quanto pare, lui era ancora sposato. L'investigatore ha scoperto che aveva altre 3 donne con cui aveva relazioni. Il giudice è rimasto particolarmente colpito dal fatto che mia moglie avesse falsificato documenti di lavoro per coprire la sua infedeltà. Quelle riunioni per le crisi degli studenti erano registrate nel sistema scolastico, rendendo ufficiali le sue menzogne. Quando il consiglio scolastico ha scoperto cosa aveva fatto, si è mosso immediatamente. Hanno aperto un'indagine perché aveva falsificato i registri scolastici per poter portare avanti la sua relazione. Lei ha cercato di fare la vittima, dicendo che 23 anni di matrimonio avrebbero dovuto contare qualcosa. Ma le prove dimostravano che pianificava di lasciarmi da mesi, aspettando solo il momento giusto per assicurarsi una fetta della mia pensione. Aveva persino cercato informazioni sulle leggi sui divorzi in Georgia, ma non abbastanza bene. Il verdetto finale ha scioccato tutti, tranne il mio avvocato. In Georgia, il giudice ha piena discrezione sulla divisione dei beni quando viene dimostrato un tradimento. Invece di ottenere metà della mia pensione, ha ricevuto solo il 10%. E quello era un importo generoso, considerando che aveva abusato delle nostre finanze. Ha perso il lavoro quando il consiglio scolastico ha scoperto che usava le strutture scolastiche per i suoi incontri segreti. A quanto pare,
Alcune di quelle riunioni per le crisi degli studenti si erano svolte in aule vuote dopo l'orario scolastico. 23 anni di carriera distrutti perché non era riuscita a lasciare andare il suo vecchio amore. La vera punizione è arrivata quando la moglie del suo amante si è presentata in tribunale. Veniva dalla Florida e aveva scoperto che suo marito non era affatto divorziato, ma solo separato. Aveva usato la stessa strategia con altre donne in Georgia. Mia moglie aveva mandato all'aria i nostri piani per la pensione per un uomo che stava truffando altre donne mentre era ancora sposato. I commenti finali del giudice sono stati impietosi. Ha dichiarato che, dopo aver esaminato le prove di infedeltà e la cattiva gestione dei beni coniugali, il tribunale non poteva premiare un tale tradimento. La mia pensione sarebbe rimasta quasi interamente nelle mie mani. L'ultimo rapporto dell'investigatore privato conteneva qualcosa di interessante. Mia moglie aveva scritto alle sue amiche vantandosi di come mi avrebbe portato via tutto, convinta che la legge della Georgia fosse dalla sua parte. Aveva persino programmato una vacanza per celebrare il denaro che pensava di ottenere dal mio fondo pensione. Invece ha ricevuto solo abbastanza per affittare un appartamento e vivere per un anno, se avesse saputo gestire i soldi. Oggi la mia storia serve da avvertimento per tutti gli uomini in Georgia. Non date per scontato di conoscere le leggi sul divorzio. Mia moglie ha imparato questa lezione nel modo più duro. Invece di godersi metà della mia pensione, ora lavora come supplente in un altro distretto. Il suo amante sta divorziando e, da quello che ho saputo, sua moglie lo sta portando via tutto. Ricordi che l'investigatore aveva scoperto che frequentava altre 3 donne oltre mia moglie? Beh, a quanto pare ora ne sta pagando le conseguenze. Le mie officine stanno andando meglio che mai. 6 mesi dopo il divorzio, la mia ex moglie ha provato a scusarsi. Mi ha detto che 23 anni di matrimonio non dovevano finire per un solo errore. Le ho ricordato che quel piccolo errore era durato 8 mesi e mi era costato migliaia di dollari in spese alberghiere. La scuola ha condotto un'indagine completa sui suoi incontri per le crisi degli studenti. Hanno trovato decine di registri falsificati usati per coprire la sua relazione. Hanno inviato i risultati all'ente scolastico statale e ora non può nemmeno trovare lavoro come supplente nella maggior parte dei distretti della Georgia. Guardando indietro, mi rendo conto di quanto fossi vicino a perdere tutto. Quei soldi per la pensione non erano solo numeri su un conto. Rappresentavano 23 anni di sacrifici, sveglie all'alba, notti passate a lavorare. Mentre io costruivo il nostro futuro, lei ricostruiva il suo passato con un altro traditore. L'investigatore privato mi ha detto qualcosa di interessante. Nei suoi 15 anni di esperienza nei casi di infedeltà, non aveva mai visto qualcuno documentare così bene il proprio tradimento. Mia moglie aveva conservato ogni ricevuta d'hotel, ogni messaggio, persino selfie negli hotel. Tutto è diventato prova in tribunale. Il suo fidanzato del liceo aveva pianificato tutto, l'aveva trovata su Facebook e aveva sfruttato la nostalgia. Le ha detto che era la donna che gli era sfuggita, che aveva sempre pensato a lei. Classiche frasi che hanno quasi mandato in fumo la mia pensione. A volte chi tradisce pensa di farla franca, fino a quando la verità non viene a galla. Cosa ne pensi di questa storia? Se fossi stato nei miei panni, cosa avresti fatto? Scrivilo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per altre storie incredibili.